Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi parliamo di un argomento scottante, direi, proprio un argomento che tutte voi chiedete continuamente, lo vedo anche nei gruppi, nei vari gruppi, ma anche nel passato. Come mai realizzo una maglia top down e mi ritrovo delle maniche gigantesche? Come mai? Questa è una domanda ricorrente. Cerchiamo di risolverlo insieme. A volte succede, direi che succede quando prendiamo male le misure oppure perché abbiamo una circonferenza seno che è più generosa e abbiamo due taglie, ecco, una taglia superiore e la taglia della circonferenza seno. Spesso, e direi che è normale, costruire una maglia 44, 42, 50, 52, 56, insomma, costruire una maglia dove andiamo a realizzare una taglia sia per le braccia che per la circonferenza seno, per le spalle, che sia una taglia omogenea, insomma, di tutta la misura che è. Per esempio, facciamo un esempio, 44. 44, una 44 circonferenza seno, una 44 per quanto riguarda lo scalfo, insomma una 44. Da lì possiamo aggiungere dei centimetri per realizzarla o diminuire in diverse misure. Cosa succede se noi abbiamo una taglia diversa, la circonferenza seno? Ci troviamo delle maniche gigantesche. Questo, il dilemma è questo. Ma abbiamo delle braccia, facciamo un esempio, 44 e la nostra circonferenza, diciamo qui quando andiamo a prendere la circonferenza dello scalfo in questa parte, corrisponde a una 44, ma la nostra circonferenza seno è una 48, addirittura due taglie. Cioè succede come me, ho ovviamente una circonferenza seno molto superiore confronto sopra, per cui si può risolvere? Certo che si può risolvere, è ovvio andare avanti a realizzare con la tecnica top down raglan, diciamo così, con la tecnica oppure con sprone tondo, quando diciamo arrivate fino alla circonferenza seno, non lo fate perché la nostra circonferenza seno è diversa. Per cui se io vado con un'altra misura, cioè per arrivare alla mia circonferenza seno, è diversa dalla misura dello scalfo, ok? Per cui noi dobbiamo fare attenzione a questo. Prese le nostre misure, cosa dobbiamo fare? Se realizziamo un giacchino, ci sono diverse tecniche, ce ne sono tantissime. Direi che con i ferri, io ripeto sempre, chi lavora i ferri è più agevolato perché ci sono tantissimi modi per poter ovviare a diciamo a questo, non dico problema, ma per poterlo risolvere, no? Che non è un problema, ma noi quando andiamo a indossare una maglia, un giacchino, lo vogliamo veramente della nostra misura, vogliamo che ci sia, lo vogliamo aderente, ma se lo facciamo aderente 44 ci ritroviamo qui al centro, adesso non mi si vede, mi dovrei alzare, parecchio aperto, ci troviamo che ci fa di questo. Quando la maglia poi, a meno che non è costruita in questo modo, è ovvio, ma se non la vogliamo chiusa qui dritta e ce la troviamo in questo modo che ci va dietro, è perché non è della nostra taglia. Sotto è una taglia ovviamente inferiore, ok? Allora io, avendo una circonferenza seno, lo dico sempre 100, la mia circonferenza seno, io per arrivare a 100 devo sempre dividere, se lavoro a pannello, ma se non lavoro a pannello cercare di capire come devo fare. Ok? Allora facciamo un esempio. Ovviamente oggi parliamo di tecnica, ma in un modo insomma semplice, tanto per riuscire a capire. Mi tolgo i capelli. Allora, noi iniziamo ovviamente con lo scollo, no? Iniziamo con la tecnica top down. Quello che ci crea più problemi è la tecnica top down, perché a pannello noi ci prendiamo la nostra circonferenza seno, dividiamo per due, se vogliamo dare l'aggio lo diamo l'aggio oppure no, ma quando andiamo a cucire ce lo proviamo, cuciamo prima sulle spalle, mettiamo dei marcapunti, per cui sappiamo come ci dobbiamo fermare, tanto abbiamo preso la nostra circonferenza seno. Ma se lavoriamo in top down e andiamo a lavorare con le linee qui, arriviamo, questo è overs, questo è grande come giacchino, però non è fasciato, allora non mi fascia, andiamo a lavorare e arrivo fino a sotto
questo è lungo perché ha un altro tipo di taglio e over, per cui ha un altro taglio, però se andiamo a lavorare ci dobbiamo fermare qui, cioè noi dobbiamo mettere un ferro sotto, io non ce l'ho un ferro qui. Ah, aspettate, per un attimo, arrivo. Ecco qui, questo bastoncino. Allora, facciamo conto che è il ferro, ok? Noi quando andiamo a prendere il centimetro, oltre a prendere tutta la circonferenza, ci andiamo a prendere questa parte fino dietro. Questa sotto non la contiamo, ok? Poi io mi devo fermare con la linea qui. Ma dove prendo la misura? La prendo qui. Se qui fosse, ecco, vado a misurare 30 senza la parte di sotto, diviso 2 è 15, perché quando vado a prendere il centimetro, io a 15 centimetri mi devo fermare. Avete capito? Non dovete andare oltre, perché se andiamo oltre, poi andiamo a chiudere sotto, ci fa difetto, perché spesso ci arrivate fino alla circonferenza seno, ma quanto dobbiamo andare avanti per arrivare alla nostra circonferenza seno? Guarda, io l'ho fatto le prove 3 anni fa, cioè mi veniva un qualcosa di spropositato perché andavo fino giù, poi dovevo chiudere perché spesso dicono, beh, quando arrivate chiudete, avete fatto, che quando c'è il punto fantasia, cosa succede? Ti dicono di chiudere, fino, che quel modello è quello, ma per noi non va bene, perché se vogliamo un modello che sia adatto a noi, non possiamo andare a chiudere, perché ci viene una manica gigantesca, a meno che il modello lo richiede. Quella è un'altra cosa. Noi parliamo di un giacchino che sia della misura giusta per noi, no? Che non sia oversize, che non sia un taglio che abbia una linea raglan molto molto lunga perché lo richiede il modello, insomma, noi facciamo una maglia semplice classica, ok? Questo cosa dobbiamo fare? Presa la misura che sono, come ho fatto un esempio, 15 centimetri, e noi stiamo facendo un giacchino, noi abbiamo questa misura, ma non può essere la misura del mio seno, è completamente diversa. Ma se io avessi una 44 sopra e una 44 circonferenza seno, e allora va bene, mi fermo qui, aggiungo le catenelle che mi occorrono per arrivare alla mia circonferenza, diciamo che ci siamo, perché comunque la taglia è unica. Ma se la mia taglia è molto di più, come faccio a prendere la mia circonferenza seno? Prima se facciamo un giacchino, la prima cosa che faccio io è aumentare, cioè aumentare il davanti. Faccio dei calcoli, questo sempre in base al punto scelto, in base all'esecuzione che stiamo facendo. Io ovviamente ve lo sto dicendo in generale. Ovviamente che cosa faccio? Vado ad aggiungere dei centimetri davanti, in maniera che poi io già mi sono diciamo presa dei centimetri e poi ci saranno i centimetri qui. Ovviamente questa parte la vado a prendere, ma il mio diciamo tra virgolette problema, ma non lo è questa parte, ok? Chi mette degli aumenti, chi insomma, io ho visto anche delle tecniche con i ferri, insomma ce ne sono tantissime, però dobbiamo basarci sul davanti e questo è importante, per cui non andare con una linea lunga per arrivare alla nostra circonferenza, perché poi dietro sarà onde, poi specialmente se lo facciamo a spune tondo per noi ci facilita per il seno, ma rischiamo di avere delle onde dietro gigantesche, per cui dobbiamo sempre fare moderazione. Per quello che nei miei tutorial spiego sempre questa cosa, perché c'è chi è una taglia 46 sia sopra che nella circonferenza seno, per chi non lo è ovviamente lo spiego, perché tanto poi io la devo indossare e faccio delle modifiche, spiego nei tutorial. Oggi sto con la bacchetta spiego, spiego anche la modifica, per cui aggiungendo poi dei centimetri, stiamo parlando di giacchino davanti, mettendo quelle che restano sotto, come facciamo a saperlo? Quelle che restano, se la nostra circonferenza è 40, da lì da qui a qui è 30, ovviamente non lo sto inventando ora, sotto devo aggiungere 10 centimetri. Per cui 10 centimetri che sono per la manica e i 10 centimetri sono di qui,
per cui la nostra manica non può venire grande. È impossibile in questo modo. Però dobbiamo aggiungere dei centimetri davanti, per forza, perché ovviamente noi dietro l'abbiamo preciso. Perché l'abbiamo preciso? Perché quando noi ci fermiamo con la linea, raga, non ci fermiamo qui anche dietro. Poi, questo aspettate, dipende anche se noi vogliamo aggiungere dell'aggio, e quella è un'altra questione di costruzione. Adesso stiamo prendendo le misure precise, facciamo un qualcosa che è super preciso sul nostro corpo, poi ovviamente possiamo mettere il 10% di aggio. Io dico la percentuale perché parlando poi a taglie, se io aggiungo il 10% su una taglia, la mia taglia, chi la vuole rifare in 42, perché la mia non è 42, e vuole la stessa lentezza, devo aggiungere il 10%. Io non faccio un calcolo di maglie, perché facendo un calcolo di maglie è diverso, è per questo che metto la percentuale, cioè questo insomma è anche un discorso logico. Allora, detto questo, che con il giacchino ce li siamo presi davanti, poi noi non abbiamo, ovviamente vogliamo fare un bordino lo dobbiamo aggiungere dopo, perché noi siamo arrivati talmente precise. E se poi, anche se abbiamo aggiunto per dirvi, che ne so, 6 maglie in più, 6 maglie in più, che ci abbiamo preso i 10 centimetri qua centrali, poi vogliamo fare un bordino, ce lo mettiamo. È ovvio, perché abbiamo una misura completamente diversa e non omogenea, una 44 per tutto, ok? Questo è importante, poi va adattato il punto, che tipo di punto, insomma, ci sono dei calcoli. Oggi ho i capelli completamente arruffati. Allora, ci sono dei calcoli da fare, per cui, per questo che io dico, mi raccomando, prendiamo un vaso, il ferro di casa, i ferri, se non avete i ferri, ma come si chiama? Adesso non mi viene, in cucina, vabbè, un qualcosa che lo mettete, ecco qui, e vi prendete bene la misura. In questo caso non ci possiamo sbagliare, perché noi ci siamo fermati qui e fermati nello stesso punto dietro. Abbiamo questo pezzo, l'abbiamo aggiunto, per cui già ce lo siamo preso. Abbiamo aggiunto quello davanti e poi se occorre possiamo aggiungere altre maglie. Quello poi dipende da quanto abbiamo la circonferenza, di quanto siamo grandi, diciamo, morbide davanti, più generose nella parte davanti, per cui quello non è che sia un difetto, anzi, per carità, però se io mi devo costruire una maglia devo fare dei calcoli che sono completamente diversi, perché io non ho, lo ripeto all'infinito, non ho una taglia unica, ma quando dice vai a comprare una maglia o un maglione, scelgo un taglio che sia idoneo a me. Poi se la lana che comunque è più elastica, esempio d'inverno, o meno il problema, no? Perché comunque scende un pochino, va bene, più elastico, ma se è in cotone e ho lavorato stretto, devo stare attenta anche su un giacchino, se no me lo ritrovo in questo modo qui, che vi faccio vedere, così e così. C'è tutto il pezzo davanti che a me mi manca, che sono 15 centimetri, lì circa, se non di più, 15 centimetri. Ovviamente avendo una sesta di seno mi trovo, e vi dico proprio, mi trovo con questo, in questo modo. Se io dovessi decidere di fare un taglio in questo modo è una cosa, ma se io lo voglio dritto, io devo avere l'opportunità di poterlo avere dritto. Poi dipende sempre dal modello che stiamo costruendo. Se lo vogliamo fare tutto preciso su di noi, il modo c'è. È per questo che chi ha, diciamo, una taglia diversa della circonferenza seno, ci troviamo queste maniche gigantesche. Solo per quello. Per cui chi ha una taglia 46 sia sopra che sotto, c'è una tabella poi di misure. Se volete possiamo fare un'altra puntata dove vi faccio vedere delle tabelle e le misure. Da lì potete capire che tipo di misura avete. Ecco, perché io dico la taglia M/L? Perché la mia circonferenza di seno, essendo 100, arriva alla L, ma può essere una M, ma arriva alla L, poi se metto l'aggio, voglio mettere qui 10 cm di aggio, io ho una L. Insomma,
sono dei calcoli da fare, però mi aiutano nella costruzione. E vi dico, care amiche, che io ho avuto veramente il problema all'inizio, perché non riuscivo a capire dove era l'errore, che poi l'errore è veramente, diciamo, facile da comprendere, ma lì per lì io non lo capivo. Andavo letteralmente in confusione, credo di aver fatto all'inizio 3 anni fa 100.000 prove, ma non trovavo dei libri in cui mi spiegavano questa cosa. Poi ho preso un libro dove in inglese, poi io so pochissimo l'inglese, per cui le traduzioni, tutto quanto, dove spiega anche la costruzione, e mi sto studiando la costruzione, perché poi ho capito che non siamo tutte uguali, e riuscire a fare un tutorial, riuscire ad arrivare a tutte voi non è facile, anche perché poi io lo devo indossare. Cui se io sbaglio, se dovessi sbagliare un progetto, si vede che è errato, o che è piccolo, o che è, a meno che oversize, che è un'altra cosa, 2 taglie più grandi, decidiamo 2 taglie più grandi, è un'altra cosa, allora è comodo, ecco, come questo che è comodissimo, mi piace tanto. Però se voglio qualcosa proprio della mia taglia, lo voglio preciso, come un giacchino taglio Chanel, io lo voglio preciso, che le maniche siano precise e che mi cade il seno, che mi fasci il seno, e poi lo voglio in quel modo. E per cui è ovvio parlare di costruzione con l'uncinetto che sia adatto a tutti, insomma, che sia il modello adatto a tutti, è impossibile, perché ognuno di noi preferisce un taglio diverso dall'altro, un modello diverso, una costruzione diversa. È un conto quando andiamo a comprare un giacchino fatto, che ne so, di stoffa, in cotone stoffa, abbiamo, io almeno quando le acquisto, che hanno diciamo come un pugnetto davanti, no? Vado a prendere quelli che hanno dei tagli che mi permettono di poterlo indossare, e che non sia che mi ritrovo diciamo le spalle che scendono fino a qui, perché devo prendere una taglia di più. Insomma, io spero che questo vi abbia chiarito e vi aiuta. Il bastoncino vi aiuta a, diciamo, a prendere bene le misure. Mi raccomando, prendete bene le misure, e così non ci possiamo sbagliare. Avere un pochino di attenzione quando andiamo a lavorare con un punto fantasia, però io vi lascio sempre tutte le indicazioni, perché spesso, come vi ho fatto vedere in questo giacchino, adesso messo così un po' bruttino, in questo giacchino, che è il giacchino Diana, io ho tolto completamente, perché lo volevo morbido, perché è di lana, insomma tanti fattori. Io ho fatto come un triangolino proprio sotto allo scalfo sulla manica, e spesso ho visto che si fa anche con i ferri, cioè io ho dato l'ampiezza sia davanti che di lato, ma non potevo aggiungere delle maglie che il punto fantasia si sarebbe visto, perché ho dovuto un po' giocare. Nello stesso tempo sono andata a togliere immediatamente, sono scesa leggermente più comoda, perché lo devo mettere sotto una camicia, sotto una maglia, perché non deve essere super preciso, lo volevo in quel modo. Qui ci sono tanti fattori e tante cose da vedere, con ogni modello è diverso. Voi l'unica cosa che dovete fare è prendere le vostre misure, e non vi potete sbagliare. Quando conoscete bene le vostre misure, come dovete diciamo agire insomma sulla costruzione, su un modello che vi piace, potete farlo tranquillamente. Allora io vi saluto, mi sono insomma un po' prolungata, ma è un argomento che mi appassiona veramente tanto, mi appassiona, e so che molte di voi con la circonferenza seno insomma generosa, voi mi avete mandato sia foto, che avete risolto il problema per queste maniche gigantesche, e ne sono assolutamente contenta, per cui poi se vedete altri modelli che non sono i miei, potete poi adattare lo stesso modo. Allora io vi saluto, ci vediamo ai prossimi video e anche tutorial, e iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram, e poi al gruppo, grande condivisione su Facebook. Un bacione a tutti e a presto. Baci.